Praticamente sono nato in fornace, come penso un po' tutti i maestri vetrai, e mio padre lo trovavo in fornace, la vita di mio padre era in fornace e passare in fornace diventava veramente come passare nei campi a giocare con i compagni, con i bambini, e è stata una cosa veramente scontata, non c'è l'alternativa, non c'è, nasci per andare in fornace. Oggi in questo mondo così virtuale mantenere una lavorazione così antica ma così prestigiosa e così che dà eleganza agli ambienti penso sia una necessità in un mondo che veramente oggi è tutto quanto in un tablet o in uno schermo, qualcosa di reale, che ci sono delle mani dietro che lo creano, penso sia una cosa rara che va preservata. Ho cominciato a lavorare a 11 anni definitivamente e a 8 anni mio padre, quando erano il periodo delle festività estive, il mese di luglio a metà agosto, andavo a lavorare in fornace a dargli una mano a chiudere forma. Cioè un lavoretto che facevano i bambini, cioè chiudevano la forma e i maestri soffiavano dentro. E più di qualche volta ho preso qualche calcio perché sei spensierato e lavori senza pensiero, allora chiudi la forma con le gambe invece che con le mani e magari pizzichi l'oggetto, lasci un segno e che non è più buono, allora le prendevi. Cosa rappresenta il vetro? Penso sia una cosa talmente scontata per noi il vetro che pensare a una vita senza il vetro non esisterebbe, una quotidianità ormai che è nata con me, una cosa scontata, possibile pensare che non ci sia. Tutto nella nostra vita, da generazioni. La mia famiglia sono già 500 anni che lavoro in vetro. Abbiamo fatto di tutto, perle, lampadari, vasi. Adesso io faccio ancora specchi, ma altri barbini hanno altre produzioni. Per noi il vetro è pure anche un stile di vita, in quanto ci siamo nati proprio dentro. È una cultura ormai, appunto, già conoscendo la cultura millenaria del vetro di Murano, è qualcosa che hai respirato da quando sei nato. Il vetro rappresenta un po' la mia infanzia, nel senso che mia mamma lavorava a casa, come facevano moltissime donne all'epoca, per cui io sono nata tra pane e vetro, e quindi il rumore delle bacchette, il rumore del fuoco, il rumore del cannello, il ticchettio della pinza di metallo è per me un suono di casa, non è il suono dell'ambiente di lavoro, è il suono di casa, della mia infanzia. Questo progetto si chiama Loud Listening, è nato nel contesto di AIPS, Archivio Italiano Paesaggi Sonori, ed è un primo esperimento di esplorazione sonica del paesaggio con l'intento di andare ad esplorare appunto le aree industriali italiane. Dopo una prima esperienza in cui sono state raccolte diverse registrazioni in siti completamente diversi, dislocati all'interno del territorio nazionale, abbiamo pensato di replicare l'esperienza e calarla sul territorio dell'isola di Murano, che ci sembrava avesse delle peculiarità molto importanti sia sul piano della lavorazione del vetro artistico, quindi all'interno di un contesto industriale che però ha le radici forti ancora nell'artigianato, e sia sul piano delle possibili sonorità che ne potevamo trarre. Si tratta di un progetto che è stato promosso e fortemente voluto dal Consorzio Promovetro per valorizzare il vetro artistico di Murano, ma non con i consueti canali di promozione, ma attraverso una forma più artistica e innovativa. Le tecniche sono numerose, noi ci siamo concentrati su quelle che potevano dare
diciamo più stimoli dal punto di vista sonoro. In questo caso abbiamo fatto le fornaci per quanto riguarda la prima lavorazione. Per quanto riguarda la cosiddetta seconda lavorazione abbiamo utilizzato tecniche come la molleria, l'incisione e la lavorazione a lume. Abbiamo scelto questa collaborazione diciamo artistica con l'associazione Archivio Italiano Paesaggi Sonori, perché ci è sembrata una forma innovativa per promuovere appunto il vetro di Murano, con la creazione di questa residenza artistica che ha dato vita a un progetto sicuramente innovativo per Murano. Mi vengono gli anelli, bisognerebbe registrarmi quando sto mangiando e bevendo un bicchiere di vino, allora mi viene tutto in mente, perché ormai sono 52 anni consecutivi di vita in fornace più altri 3 il periodo estivo. Mio papà ha cominciato a 8 anni, era in terza media e mio nonno l'ha svegliato la mattina alle 5 e gli ha detto: Guido, alzati che andiamo in montagna, l'ha portato in fornace. Ma è vera questa, non è vera. Alzati, l'ha portato in fornace da Venini a portare in muffola, a portare su, nel nostro modo di dire, e i calamai per l'inchiostro, perché lavoravano, all'epoca si faceva la cavata, non c'era come adesso che le fondite si facevano ogni notte, non c'era il gas, perciò una fondita durava di più. Allora, quando era pronto il vetro si lavorava finché era finito, quando era finito iniziava la fondita e si andava a casa. È una passione che ti dà modo di esprimere qualsiasi cosa ti passi per la testa, e qualsiasi tua emozione puoi esprimerla attraverso il vetro. Grande entusiasmo e soddisfazione lavorare il vetro, anche perché non sappiamo fare altro. Io ho avuto la fortuna di studiare alla scuola vetraria, l'Abate Zanetti di 50 anni fa, 60, e hanno formato molta gente in vari tipi di produzione. Essendo un materiale abbastanza statico, inerme ovviamente, per quanto riguarda la mia lavorazione lavoro il blocco di vetro, quindi non è come la malleabilità che può essere nella fornace con il vetro caldo, mieloso. Le emozioni nascono quando vedi che quello che hai in mente di fare, levigando, togliendo parti di vetro, viene fuori dalla forma di vetro, come una scultura viene fuori da un blocco di marmo. La cosa che mi piace sempre ricordare è questa possibilità di fare delle cose uniche con degli oggetti che poi si utilizzano anche a casa nella vita quotidiana. Essere un vetraio ai miei livelli è come essere un grande cuoco, dove non c'è una bilancia che ti pesa, non c'è una macchina che ti sostiene, che ti dà la precisione, ma c'è la capacità di vedere con l'occhio, di cogliere i colori, di cogliere le sfumature, di utilizzare un cucchiaio che era il cucchiaio con cui mangiavi quando eri piccola, di riutilizzare dei vasetti di vetro che altrimenti verrebbero buttati, quindi la possibilità di andare anche con la fantasia e di utilizzare delle cose che senti più vicine a te invece che tecnologia ad altissimi livelli, quindi essere artigiano proprio in tutti i sensi, a tutto tondo. No, per far vedere misure diverse. Allora, gli attrezzi più importanti che adoperiamo sono le canne forate che servono per soffiare,
che vanno da una misura così e arrivano a questa, dipende dall'oggetto che si vuole fare. Questa è per gli oggetti abbastanza robusti. Speo, che è praticamente un ferro pieno che non serve per soffiare, serve solo per prendere il vetro, che va anche questo da misure più sottili a misure più robuste, dipende sempre dall'oggetto che si deve fare. E questi sono i ferri principali, gli unici ferri che usiamo per prendere il vetro nel forno. I due attrezzi più importanti, che sono, le chiamiamo tutte borselle, perché è un nome che si tramanda da sempre. Borse da segar, cioè sono delle pinze per tranciare, servono per tranciare il vetro scorrendo, e borse da pinzettar, che sono due pinze praticamente. Questi sono i più importanti in assoluto, vengono utilizzati quasi sempre. Poi abbiamo i vari tipi di forbice, tagliante, perché servono per tagliare, tagliante tonde e dritte, che vanno varie misure. Questi sono i ferri più importanti, e i compassi, compasso dritto e compasso tondo, che servono per misurare gli oggetti. Dopo questi, che sono gli attrezzi più importanti, diciamo per ordine di bisogno, che vengono, ci sono vari tipi di pinze. Delle pinze per schiacciare, per appiattire, che generalmente utilizziamo per fare dei fiori, vengono fatti i petali dei fiori, delle pinze cappate, e ce ne sono vari tipi. Con delle righe dentro, con la spina di pesce, con gelosia, è un disegno a puntini che noi chiamiamo gelosia, noi chiamiamo borsea spina, borsea sbataron. Noi ne abbiamo circa 300 tipi. E poi ci sono i maiossi e paletti, che come si può ben capire queste servono per arrotondare il vetro. Sono fatti in pero, legno di pero, perché è un legno senza tanti nodi e molto resistente, è uno dei legni più duri, il pero. E l'oggetto è sempre fatto a mano. Questi servono per dare un disegno esterno, tipo per esempio nei lampadari, che vedi ci sono delle righe, vengono fatti con queste. Oppure sono questi che fanno un disegno butterellato dentro, sull'esterno del vetro. Questi servono per fare sia le bolle, perché ovviamente in ogni buco che rimane nel vetro si forma una bolla, oppure per fare un disegno esterno. Questi qua solo per lavorare. E poi sono i rasi, con i vari numeri di coste, che servono sempre per fare un disegno esterno al vetro. Disegni che ovviamente a mano è pressoché impossibile fare, perché fare tutte queste righe è molto, non c'è sistema, ci sono solo questi. Questo rimbombo di sottofondo, che quando d'agosto che si spengono i forni manca, senti proprio la fornace vuota. Tutti gli altri rumori sono di contorno, diciamo, c'è sempre questo rimbombo di sottofondo che ti fa capire che la fornace è viva. Ma qua è molto silenzioso il lavoro, qualche colpetto di martello, ma non sono rumori forti. Giù c'è qualcosa di più. Non è il lavoro delle fornaci? No. È completamente diverso anche dal punto di vista. È diverso in tutto, perché è anche faticoso quello qui, un po' meno, è vario. La lavorazione del vetro magari no, durante la lavorazione del vetro può essere un rumore
un po' fastidioso, un po' particolare, che può essere quello dello scoppio del vetro in fase di lavorazione. Quello è un rumore, perché tanti rumori possono essere accompagnati nella lavorazione del vetro, però magari quello che a modo mio magari può essere più fastidioso come rumore è il fatto che quando tu magari hai finito un pezzo di lavorare, lo stai rifinendo, lo stai lucidando, essendo il materiale un materiale vivo, perché continua sempre a lavorare all'interno il vetro, e si sente questo scoppio particolare interno che ti rovina completamente la scultura o il pezzo artistico che stai realizzando. Quello penso sia un rumore un po' particolare. Sono suoni che fanno parte della nostra vita, che ormai non sentiamo neanche più. Cioè, io mi ricordo, posso fare un aneddoto, io mi ricordo che abitavo a Mestre, e a Mestre ero abituato a sentire i rumori dei pullman, avevamo proprio vicino il deposito dei pullman, sentivi i rumori. Quando sono tornato a abitare a Venezia non ho dormito per alcune notti perché mi dava fastidio il frigorifero da basso, la sveglia, mi dava fastidio la sveglia elettrica, il rumore che faceva, perché Venezia è più silenziosa, ovviamente ti abitui ai rumori, come noi siamo abituati ai nostri rumori, non danno anche neanche problemi acustici. Ma il suono più rappresentativo per me è il suono del cannello, perché fondamentalmente io lavoro da sempre sul fuoco e quindi sono ormai 25 anni che ci lavoro, ed era il rumore che mi svegliava la mattina quando mia mamma iniziava a lavorare molto presto, per cui il suono che mi accompagnava con la colazione era il rumore del fuoco. All'interno di una fornace come la mia, i rumori che si possono ascoltare vengono dati anche dalla movimentazione delle bacchette. Le bacchette che sono di vetro colorato, che hanno diametri diversi, colori diversi, ma hanno anche degli ossidi all'interno diversi, proprio per renderli più o meno elastici, più o meno trasparenti. Queste composizioni, che risultano diverse per alcuni versi, danno anche un suono diverso alla bacchetta, e quindi c'è proprio una differenziazione di intensità sonora, oltre che di resistenza alla fiamma. Perché una volta a Murano si faceva di tutto, si faceva il neutro per le siringhe, si faceva il tubo da neon, si facevano i semafori, perché io ho i colori per fare il vetro da gemme, le gemme delle biciclette, dietro si faceva tutto col vetro di Murano, le lastre, le finestre, si facevano i calamai, tutti quegli oggettini che avevano utilizzato, le boccettine per la chimica, tutto veniva fatto a Murano. Adesso è tutto passato al lavoro industriale. Murano è rimasto solo questo, il vetro artistico.